Comunque è troppo bello questo fatto che si possono attraversare i confini in maniera così semplice. Confini invisibili in Europa. Nel nostro ultimo dopoviaggio a Cuba, alla fine ci siamo chiesti se nel 2026 per un piccolo paese è ancora possibile difendere la propria idea di sovranità senza piegarsi all'impeto imperialista delle grandi potenze. L'evoluzione naturale di quel documentario è stata piuttosto scomoda perché quella domanda ci è tornata come un boomerang dritta in faccia. Facondo Expeditions. Cerchiamo domande in giro per il mondo. Noi europei, come siamo messi rispetto a Cuba? Ti facciamo domande? No, noi proprio le cerchiamo. Noi andiamo in giro per il mondo a cercare nuove domande. La nostra cara Unione, costruita proprio per difendere l'idea di sovranità dei singoli stati, per stare insieme senza scontrarci e cooperare senza smettere di essere italiani, francesi, tedeschi o polacchi, oggi ci rende veramente sovrani? Per provare a sviscerare delle risposte a queste domande abbiamo scelto il luogo allo stesso tempo più imparziale e rappresentativo della nostra Unione, il treno. Che ore sono? Abbiamo solo altre 11 ore di viaggio. Sì, riusciamo a prendere le nostre coincidenze. Non uno studio, non un singolo monumento, non una singola capitale, ma uno spazio neutro che attraversa confini senza frontiere, unendo città che sulla carta sono stati diversi, ma che nella pratica sono solo fermate successive. Primo stop Milano, nel posto più bello della città. La stazione, il luogo in cui si può abbandonare Milano. Che ricordi quando venivo a studiare qua? Siamo partiti stamattina da Napoli e arriveremo in serata a Strasburgo per poi proseguire in maniera letteralmente itinerante, sia nelle tappe che proprio nel racconto. È bello perché siamo in Svizzera ma c'è questo pezzettino piccolo d'Italia che è campione d'Italia. Per cui se vi volete fare questo interrail pure voi, mentre riflettete sui concetti di identità e sovranità del nostro continente, come al solito mettetevi comodi e venite con noi. Stamattina ci siamo svegliati a Strasburgo, una città a pochi minuti dalla Germania che è stata contesa per secoli tra un paese e l'altro e che dal 1945 è stabilmente francese dopo l'invasione nazista durante la seconda guerra mondiale. Che so, Alberto Angela stamattina. Strasburgo è la capitale politica d'Europa, è il luogo in cui l'Europa dovrebbe trovare la sua voce unica. Qui hanno sede 3 istituzioni pesantissime. Innanzitutto il Parlamento europeo, l'unica assemblea eletta direttamente da noi cittadini. La tarte flambée, un piatto tipico, si chiama così perché voglio dire, almeno l'umiltà di non chiamarla pizza. Vicino al Parlamento ci sono poi il Consiglio d'Europa che si occupa di diritti umani, democrazia e Stato di diritto e la Corte Europea dei diritti dell'uomo che invece giudica gli Stati sul rispetto della Convenzione. Perché li hanno messi tutti qui? Perché dopo 2 guerre che hanno distrutto l'Alsazia-Lorena hanno scelto Strasburgo come simbolo di riconciliazione. In pratica Schuman, Adenauer e De Gasperi dicevano: se mettiamo l'istituzione qui, questi forse prima di litigare di nuovo ci pensano 2 volte. Ha fatto 3 espresso insieme. Tripole espresso. Francesi. Senza scendere nel dettaglio di quali altre istituzioni ci sono, anche perché se volessimo visitare tutte le città che le ospitano sarebbe veramente palloso, andiamo dritti a un punto fondamentale della nostra narrazione: come si prendono le decisioni. Regular normal coffee o espresso? Espresso, please. L'Unione Europea è un ibrido confederale, una via di mezzo tra confederazione e federazione, il che significa che gli stati hanno ceduto sovranità su alcune cose, ma su quelle più importanti che definiscono chi sei nel mondo ognuno mantiene il diritto di veto. Beh, no espresso? Beh, espresso deca. Ah, you don't have espresso deca. Questo è il deca. Già è buono il deca, me l'hanno portato pure americano, tedesco anzi. Vabbè, molto difficile da bere. Perché l'hanno fatto così? Sempre per lo stesso motivo, per le 2 guerre mondiali. Dopo 2 devastazioni nessuno più voleva subire decisioni imposte. Mettiamoci insieme su quello che conviene a tutti, ma nessuno è obbligato su quello che sente come suo.
me grigia Francoforte, che capo devono mettere la banca centrale? Negli anni 50-60 questo era perfetto perché permetteva di cooperare senza la paura di perdere le cose più importanti, la propria identità, il proprio esercito, le proprie aziende e le scelte energetiche. Ma il mondo oggi, nel 2026, non è più quello. In primis perché contiamo sempre meno. L'Europa negli anni 60 contava oltre il 20% della popolazione mondiale, oggi meno del 10% ed è sempre più vecchia e meno produttiva. YouTube, from Italy. Anche il PIL si è ridotto drasticamente rispetto al resto del mondo. India, Indonesia, Brasile, Nigeria, Turchia sono tutti paesi che, mentre i miei genitori stanno ancora dicendo ma Roma è stato accorto il terzo mondo, in realtà ospitano miliardi di persone e producono dei PIL che gareggiano con il nostro. A livello continentale, manco dei singoli stati. Poi il secondo motivo per cui il mondo non è più quello degli anni 60 è che sono proprio cambiate le regole su cui si basa. Oggi il diritto internazionale viene praticamente ignorato e le grandi potenze prendono decisioni lampo senza coinvolgere nessuno. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. The United States military began major combat operations in Iran. 因民族弱乱而产生，必将随着而解决。 Diciamocelo una volta per tutte, nel mondo oggi le regole le detta chi ha le bombe, le tecnologie e le materie prime. Poi io sono un convinto sostenitore che la cultura e la saggezza di cui siamo ampiamente dotati siano le risorse vincenti nel lungo periodo, ma nel mondo di oggi noi siamo perdenti. Siamo per arrivare e tempo di scendere a Berlino e approfondiamo i 3 fronti principali uno ad uno. La Deutsche Vita con la Veroni, bellissimo. Primo tema, la difesa. L'Unione Europea spende circa 340 miliardi all'anno in difesa, che può sembrare tanto se non fosse che gli Stati Uniti ne spendono 800. Ma il vero problema non è manco tanto quello, piuttosto il fatto che abbiamo 27 eserciti totalmente diversi. Se scoppia una crisi vera, che forse è già scoppiata, e serve una risposta militare comune, noi così non la possiamo dare. Basta missili, basta droni, basta bomba atomica. La nostra difesa la decide Washington. Secondo tema fondamentale, l'energia. Per anni l'Europa ha preso quasi il 40% del gas dalla Russia. Ora cerchiamo alternative e fra queste alternative ci sono le rinnovabili. With Repower EU we can replace Russian fossil fuels. Rinnovabili che però necessitano di pannelli solari, batterie, terre rare, di cobalto, tungsteno, litio, grafite che per l'80-90% vengono acquistati comunque da fornitori unici, per la maggior parte cinesi. E la trappola maggiore ancora una volta viene da mancanza di coesione e rapidità decisionale. Hanno litigato per l'omino col cappello sul semaforo, mo vorrei che si mettano d'accordo su difesa, energia. Terzo tema, tecnologia e industria. Usiamo solo dispositivi americani, cinesi e sudcoreani che adottano sistemi operativi americani. You look like Tim Cook. Yeah, I'm not there. No, nowhere nearly that rich. Condividiamo tutta la nostra vita su piattaforme social americane o cinesi, dalle quali poi ci facciamo influenzare su tutti gli aspetti della nostra vita. Io sono il primo che per la mia ipocondria chiedo qualsiasi cosa a ChatGPT. E tutto questo l'Europa inesistente. Ogni tanto si mette qualche nuova regola su GDPR, ma sempre in risposta a decisioni prese altrove. Perché però non abbiamo un gigante tech europeo? Siamo sempre là, perché siamo divisi. Una startup europea per andare avanti deve navigare in labirinti burocratici e normativi, spesso con dei capitali che sono irrisori se li compariamo con quelli messi a disposizione dai venture capital extra Europa. Abbattuto un muro, se ne sono fatti altri 27. Siamo colonie digitali, non decidiamo più nulla, sia a livello continentale che nazionale. E allora mi viene in mente una cosa forse un po' controintuitiva, ma vuoi fare che per difendere la sovranità nazionale nel 2026 forse c'è bisogno di cederne un po' di più a livello europeo? Ne parliamo sul prossimo treno. Me ne pentirò?
Mi sentivo troppo poco alternativo a Berlino. Power requires Europe to move from confederation to federation. Se l'Europa vuole potere nel mondo di oggi, deve passare da confederazione a federazione. Ok, che cosa significa in parole poverissime? In una federazione hai un esercito comune, una politica estera unica, una capacità fiscale comune, una strategia industriale condivisa, una politica energetica comune e una gestione della migrazione più integrata, che tradotto in italiano ti rende più veloce ed efficace nella gestione delle crisi, più deterrente prima ancora che scoppiano le crisi, più grande ed efficiente negli investimenti e più pesante nelle contrattazioni. Per onestà va detto che queste sono tutte cose che l'Unione, con le possibilità che ha, prova già a fare. Sulla difesa c'è PESCO, sulla tecnologia c'è il CHIPS Act, sull'energia c'è Aggregate EU e poi la moneta unica e la banca centrale che, oltre a Interrail, probabilmente sono la cosa più federale che abbiamo fatto. Mi sono dimenticato di citare la rivoluzione del tappo sulle bottiglie di plastica tra le grandi conquiste dell'Unione, cioè un progetto nato proprio per combattere lo stress comunitario. In pratica, vedi, fai così, l'unica cosa che va via è lo stress, ma il tappo resta. Bellissimo. Questo è indice del fatto che sotto sotto la necessità di fare le cose insieme si sente. Il problema è che se poi uno si mette ad analizzare questi strumenti uno ad uno, capisce che rischiano di non essere mai abbastanza. Ma allora, se la federazione è così logica, perché non si è ancora fatta? Sia chiaro, questa non è una discussione che nasce oggi, ma probabilmente è vecchia quanto l'Europa stessa. Già nel 1941, infatti, da una cella del loro confino di Ventotene, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrivono un manifesto a favore dell'idea e nel tempo saranno poi in tanti a riprenderla. Eppure quest'idea alla fine non è mai riuscita a prendere piede, perché cedere sovranità ha i suoi benefici, ma fa molta paura. Comunque rispetto a 10 anni fa mi ha fatto molto meno effetto. Sarà che ormai siamo tipo abituati a scene d'orrore quotidiane. Le paure, secondo me, si possono riassumere in poche semplici parole: identità, controllo, tecnocrazia e differenze economiche. Se io consegno potere a livello europeo, che cosa accade al mio paese, alla mia cultura, alle mie priorità, alle mie particolarità? Come fa un potere più alto e quindi più lontano dai bisogni locali ad accontentare tutti? E la linea della Brexit è della stessa che oggi adottano paesi come l'Ungheria e spesso anche la Polonia. A volte può essere strumentale, sì, però io credo che sia legittimo che un paese dica: io decido che cosa conta davvero per me. We voted to leave the European Union more on feelings and instincts than on really being educated. But I think with what's going on in the world, we need to be part of Europe. E questa paura diventa ancora più pesante se poi la gente deve pensare che questo potere viene consegnato nelle mani di tecnici non eletti in sede a Bruxelles, che molta gente veramente non saprebbe nemmeno localizzare sulla mappa. Altra paura, l'economia. Una federazione vera significa che prima o poi bisogna stare in uno stesso sistema economico e fiscale con regole comuni. Ma una Germania avanzata, un'Italia con problemi di produttività, un Est in transizione, come li fai a mettere insieme in uno stesso sistema se gli effetti sono potenzialmente molto diversi? The differences are so big. Si emettono dei bond per finanziare un debito comune. Se tutto va male, chi lo paga? Si fa un investimento di cui beneficia di più la Francia rispetto alla Germania. Di chi è la colpa? Purtroppo però, oltre alle paure dei singoli stati, ci sono proprio dei limiti strutturali al progetto. Primo, i trattati. Indovinate un po', per cambiare i trattati serve l'unanimità. Il paradosso è semplice: per cambiare l'unanimità ti serve l'unanimità. Secondo, la politica interna. Ogni paese al suo interno ha le sue divisioni, i governi cambiano e i negoziati si interrompono e ripartono all'infinito. Terzo, la legittimazione democratica.
Se crei un governo federale europeo, deve essere legittimato democraticamente. Ma come si fa se non esiste un'opinione pubblica paneuropea? Io non guardo telegiornali polacchi o seguo pagine francesi come fonte di informazione. La mia opinione pubblica è italiana e se domani mi dicessero di votare per un presidente federale europeo non saprei davvero su cosa basare la mia scelta. Lo so, sembra scoraggiante, però di parlare solo di cosa conviene, secondo me, lascia il tempo che trova se non ci interroghiamo sulla cosa forse più importante di tutte, l'identità. Need to be from the bottom up, not from the top down. Bisognerebbe puntare sull'identità europea. A livello culturale siamo legati. Ma siete del Bergamasco, eh? Sì. Sempre tutto pochettino, pota. Su che cosa si basa oggi l'identità europea? Ed è abbastanza forte da reggere un cambiamento del genere. We're different at a national level. I don't think we're different at a personal level. Ultimo treno, Vienna-Budapest, l'abbiamo quasi fatta. Una cosa di cui mi sono reso conto viaggiando è che l'identità europea emerge soprattutto quando sono fuori dall'Europa e riconosco un altro europeo. Tra il cervello che mi esplode per la scrittura, la vertigine post-treno. Lì mi sento veramente parte di una cosa unica. Ma qui in Europa devo ammettere che mi sento semplicemente italiano. Girando su questo treno da giorni abbiamo visto paesaggi ed edifici molto diversi, abbiamo mangiato cose diverse e abbiamo conosciuto persone diverse che parlano lingue diverse. Eppure io credo che ci sia una cosa che ci accomuna tutti quanti. A Budapest ci dobbiamo fare una spa, dobbiamo proprio rigenerare. È una cosa non tanto facile da spiegare perché sta più in un certo modo di pensare, una certa attenzione alla legalità, ai diritti, una certa tensione tra tradizione e modernità, tra regione e globale, tra sacro e profano. La prossima volta andiamo all'aereo, controllino di documento in più, alla fine si fa il conto. Se vai negli Stati Uniti, per esempio, ti accorgi che ad unirli è un certo ottimismo di fondo, perché se ti impegni il risultato arriva sempre. Se vai in Cina invece ti accorgi di una certa accettazione della gerarchia e in Russia invece trovi grandezza e una certa tragicità. L'unica cosa sono i bagagli che ti fanno pagare un sacco di soldi. L'Europa invece è scettica. L'Europa mi sembra di essere consapevole di aver fatto degli sbagli giganteschi. È un continente che da sempre si chiede se quello che fa sia giusto o no. L'Europa è un dubbio. L'Europa dubita. Ecco, forse è questo quello che accomuna gli europei, il dubbio, la capacità di mettere sempre tutto in discussione, la consapevolezza della complessità. Cazzo di dubbio. Ma questa cosa basta per tenere in piedi una federazione? Non lo so, i dubbi, ho tutto un dubbio. Perché se tutti dubitano, cosa costruisci delle convinzioni comuni? Arriveremo a Budapest? Dubbio. L'Unione, così come adesso, si è già basata su qualcosa di negativo, sul timore della guerra, ed è un collante che per decenni ha anche funzionato. Ma adesso che è passato tanto tempo e che la generazione che conservava la memoria se ne sta andando e la nuova la sente molto molto distante, quel collante, secondo me, si è molto indebolito. E allora mi chiedo, possiamo ancora una volta pensare di poter costruire un'Europa basata sulla paura di essere deboli, sulla necessità di difenderci, di non farci comprare pezzo per pezzo, di non restare colonie energetiche e digitali? La paura oggi è un sentimento forte su cui creare delle fondamenta o è solo un altro collante che serve per tenere insieme dei pezzi rotti? E poi alla fine tutti i nostri documentari, mi sembra possibile. Uno si fa le domande, torna a casa con ancora più dubbi di prima. Ma io mi posso mai presentare a casa normale? Cercando ispirazione per il finale qui a Budapest mi viene semplicemente da preferire il buon caro non lo so.
In questo viaggio in treno abbiamo capito che se l'Europa continua così rischia di non contare più niente in un mondo dominato da attori blocco continenti. E poi abbiamo visto che l'Unione è piena di gente che non è tanto disposta a cedere la sovranità del proprio paese a favore di quella europea. Budapest è tappezzata di manifesti con il volto del leader dell'opposizione insieme a Zelensky e la von der Leyen, con scritto: questi rappresentano un rischio, un pericolo per il paese. Qui però si genera un paradosso, ovvero che cercando di proteggere la propria sovranità si rischia proprio di perderlo, perché un singolo paese molto piccolo, con buone probabilità oggi da solo, rischia comunque di essere sottomesso ad una grande potenza e quindi comunque costretto a negoziare la propria sovranità e forse anche da una posizione più debole. Questa era l'ultima tappa e tutte le domande che ci siamo fatti restano ancora aperte. Ma una cosa che ho capito in questo viaggio c'è, ed è che questo dubbio è l'unica cosa che ci salva dall'ideologia. Perché storicamente il momento in cui l'Europa ha smesso di dubitare, in ogni momento in cui l'Europa ha detto ok sì, abbiamo la risposta, è sempre stato il momento in cui le cose hanno iniziato ad andare peggio. E a questo punto io preferisco non averla una risposta. Preferisco pensare che alla fine l'Europa è una domanda e che questo Interrail, più che un treno senza frontiere, è un treno che cammina senza sapere dove sta andando. Wait, non è finito. Lasciarsi ispirare da Budapest per il finale forse non è stata la scelta migliore, perché è uscita fuori una cosa un po' melodrammatica. Quindi, siccome ci avanzava l'ultimo giorno di passo, una volta che siamo tornati in Italia, abbiamo preso il treno per Formia Gaeta, ci siamo imbarcati e siamo arrivati a Ventotene, per cui il finale lo facciamo scrivere a qualcun altro. Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato, scartare gli inetti fra i vecchi e suscitare nuove energie fra i giovani. La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà.